Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese Citroën 2 cavalli Charleston, edizione De Agostini in scala 1:8, fascicolo numero 31. Andiamo subito a dare un'occhiata veloce al fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Io ci tengo a farvi vedere, oltre che le immagini, anche i contenuti scritti per dare possibilità a coloro i quali non hanno fatto la collezione di poter leggere la storia di questa bellissima macchina. Andremo ad assemblare la parte del serbatoio che abbiamo trovato nel fascicolo precedente, il numero 30, con la nuova parte che completerà il serbatoio, che è questa, che troviamo qui nell'uscita numero 31. Ecco qui, più due serie di viti destinate ad essere avvitate nella plastica. Come potete vedere, sono tutte e due contrassegnate dal colore azzurro e con la lettera P finale che indica plastica. Qui non andremo assolutamente ad usare nessun tipo di lubrificante, quello che di solito usiamo nelle viti che vanno avvitate nel metallo per crearci i filetti. Io, se sarà il caso, farò poi adesso una prova, mi creerò anche il filetto, ovviamente senza olio né grasso, ma lo vedremo dopo. Queste sono le sessioni di montaggio varie che vedremo dopo. E poi qua ci sono altri suggerimenti utili per chi volesse, diciamo, dare un aspetto più reale al suo modello. Nello specifico qua ci fa vedere come riprodurre con la vernice nera il manicotto, questo. Ecco qua. E questa foto ci fa vedere alla fine di questo montaggio il risultato che abbiamo ottenuto. Questa è ancora parte della storia di questo marchio. Io sono certo, per quanto uno scelga il modellino da esporre, che la sua storia non è da meno. Ecco perché spero che qualcuno possa aver piacere di leggere quanto io cerco di farvi vedere. Abbiamo praticamente finito e questa è l'ultima immagine. Perfetto. Andiamo a prendere il nostro modello, ma prima di farlo
prendiamo anche quello che abbiamo trovato nel fascicolo numero 30. Questo l'abbiamo trovato nel fascicolo 31. Allora, sto soltanto facendo delle prove. CP e BP. Allora, prendiamo 2 viti CP, controllo soltanto se è il caso di crearmi il filetto oppure no. Eh sì, io me lo faccio perché è abbastanza dura come plastica. BP. Attenzione qui perché evitando flette, quindi lo terremo qui. Non serve arrivare fino in fondo, fermatevi prima. Considerate sempre lo spessore della plastica. Bene, prendiamo il modello. Bene, inseriamo all'interno dei fori dedicati 2 perni del serbatoio. Ok. Prendiamo 2 viti CP. Giriamo il cacciavite al contrario di mezzo giro. Quando sentiamo gradino avvitiamo. Questo solo se avete creato il filetto. Non stringete fino in fondo. Andiamo a mettere prima la vite la BP, che è quella più corta, qui. Aiutatevi a tirare la parte di plastica finché non va perfettamente a liberarvi il foro sotto. Solo allora avviterete la vostra vite.
e qui la stringete subito. Andiamo a chiudere anche le altre due. Fate attenzione quando avvitate, vedete che c'è un gradino qui, lo potete eliminare tirando indietro prima di stringere tutto, così va tutto a filo. Non si vedrà, però. Ecco, perfetto. Direi che questo montaggio è terminato. Sono solito far vedere ad ogni video quello che abbiamo montato e quindi vi farò vedere anche in questo video dove siamo arrivati, facendo una rappresentazione di tutti i pezzi che ci hanno portato con il numero fino al numero 31. Ci vediamo subito dopo. Ecco qua, motore quasi tutto in metallo, paraurto in plastica verniciata, cofano anteriore praticamente tutto in metallo, qui poi ci andrà successivamente la copertura, sedile rivestito in tessuto, fascia interna, elastici con ganci metallici e struttura tutta in tubolare di ferro verniciato. Porta anteriore sinistra tutta in metallo con vetro basculante come in quella vera. Le maniglie sono finte ma sono riprodotte molto fedelmente. Questo è l'interno. Bene ragazzi, abbiamo anche il cruscotto con la sua chiave, guardate che carina, plastica e metallo, perché sarà questa poi a creare il contatto che accenderà le luci e darà il sonoro al motore. Quindi cosa vi devo dire? Io sono veramente contento di questo modellino. Bisogna veramente comprendere il fascino di quest'auto e la sua storia. Diversamente molti dicono che non la trovano interessante. È la storia che dovete guardare dell'oggetto, non soltanto la bellezza esteriore. Certo, è un po' come le persone, per capirci. Guardate una persona molto bella esteriormente, però poi alla fine magari all'interno non ha un granché, vi accorgete che non è poi così interessante continuare ad averla o come amica o altre cose. Per cui, ragazzi, datemi retta, in ogni cosa che vedete, cercate di guardare anche cosa ha portato questo oggetto, come in questo caso, ad arrivare dove è arrivato, quindi la sua storia. E vedrete che vi innamorerete, perché qui c'è tanto sacrificio di ogni azienda costruttiva. E poi ripeto, non stiamo parlando dei giorni nostri, che anche quelli certamente sono interessanti, ma stiamo parlando di qualcosa che merita tanto rispetto, già soltanto per il sistema di sospensioni indipendenti. Vi rendete conto?
cioè ogni sospensione lavora da sola ed è stato riprodotto fedelmente in questo modello. Quindi guardate bene questa riproduzione, ecco perché mi soffermo nei dettagli, ecco perché tante volte i video sono più lunghi, molti si annoiano a guardarli. Bisogna comprendere che questa riproduzione è veramente un'opera d'arte. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari, grazie del vostro tempo, grazie delle vostre iscrizioni, delle vostre visualizzazioni e a tutti quelli che decideranno di iscriversi al mio canale e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ciao ragazzi!